Lui è Pippo, cane meticcio, anni 11, maschio intero. Pippo viene portato alla mia attenzione ad agosto di quest'anno in seguito ad una zoppia iperacuta dopo una passeggiata in montagna. Alla visita clinica Pippo sottrae l'arto posteriore sinistro al carico completamente e appare evidente una lesione dei crociati, in quanto già da sveglio si evoca facilmente il cassetto, si nota un'instabilità articolare importante e un dolore alla manipolazione del ginocchio. La storia, l'anamnesi remota di Pippo racconta di un cane cardiopatico in stadio B1 per una degenerazione valvolare cronica legata all'età, non in terapia. Episodi epilettici in passato con una diagnosi di epilessia idiopatica che non hanno richiesto terapia data la sporadicità. A inizio anno Pippo ha subito due grossi interventi a carico del cavo orale per l'asportazione di denti dei molari superiori che avevano dato problematiche di ascessi apicali e di fistole odontopatiche. Quindi ad agosto io trovo un cane, un soggetto che sta scalando la terapia antidolorifica successiva ai trattamenti di odontostomatologia, quindi sta scalando la gabapentina e si trova in un stato algico però acuto dovuto alla rottura dei legamenti crociati. Per quanto riguarda invece il resto dell'apparato locomotore, è evidente che Pippo comunque soffre di osteoartrosi anche a carico dei gomiti per una conformazione anatomica di radiocurvo e di conseguenza si tratta di un soggetto in cui si sovrappone ad una situazione probabilmente algica cronica dal punto di vista muscoloscheletrico una situazione algica cronica con un episodio acuto sovrastante. A questo punto decido di gestire in accordo con i proprietari Pippo dal punto di vista conservativo, non tanto perché la sua situazione non richieda l'intervento chirurgico, anzi, quanto piuttosto per il fatto che appunto ha appena subito due grossi interventi chirurgici con anestesie molto molto lunghe e si preferisce procrastinare l'intervento chirurgico al ginocchio. Quindi dal punto di vista farmacologico ricomincia Pippo una terapia antalgica a pieno dosaggio con la gabapentina, si reintroduce un FANS di supporto e si mantiene tutta la parte di terapia complementare con gli integratori per le articolazioni, PEA ultramicronizzata e acidi grassi omega 6 omega 3 in rapporto di 3:1. E dal punto di vista invece della terapia non farmacologica, decido di impostare un piano composto da laser terapia e magnetoterapia. Laser terapia che inizialmente viene fatta 3 volte a settimana con un programma dedicato per il dolore acuto e l'infiammazione acuta per le prime 2 settimane. Scendo poi a 2 trattamenti a settimana e dopo il mese e mezzo un trattamento a settimana di mantenimento. Nel frattempo Pippo effettua la magnetoterapia domiciliare tutti i giorni. A distanza di 2 mesi dall'episodio, Pippo è tornato ad appoggiare completamente l'arto, non manifesta dolore alla manipolazione, ha un ottimo trofismo muscolare della parte
e non presenta dei deficit a carico degli arti anteriori che chiaramente rischiavano di andare in ulteriore sofferenza in seguito al spostamento posturale con un aumento del carico sugli anteriori dovuto alla rottura del legamento crociato posteriore sinistro. Ad oggi Pippo viene mantenuto esclusivamente con magnetoterapia domiciliare, non utilizza più FANS. La gabapentina al momento è ancora mantenuta, ma conduce, come vedete, una vita regolare con un appoggio completo dell'arto in stazione e un'ottima mobilità.